Ciao, sono Valeria Piccini e siamo in Toscana, esattamente in Maremma. Sono la chef del ristorante Caino di Montemerano. Oggi prepareremo il nostro piccione laccato con more fermentate, aglio nero e l'aceto balsamico di Modena. Magari non tutti sanno cos'è l'aceto balsamico, quindi per scoprire come nasce questa eccellenza italiana passo la parola al direttore del consorzio, Federico De Simoni. Benvenuti a Modena, ci troviamo nel cuore di un'acetaia dove scopriremo i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP. Il territorio è quello di Modena e Reggio Emilia, dove questo prodotto è nato da una tradizione secolare e può essere prodotto solo qui. Tutti gli ingredienti derivano da un'unica matrice, l'uva. Sono l'aceto di vino, che dona freschezza, dinamicità, e il mosto, che nella tradizione modenese viene cotto e concentrato a caldo, conferendo rotondità e dolcezza al prodotto. L'ultimo degli ingredienti, quello più tipico e locale, è l'aceto invecchiato 10 anni. Questi ingredienti iniziano il processo per diventare aceto balsamico di Modena con la fase dell'assemblaggio in grossi tini di legno o botti, dove il prodotto acetifica e poi affina. Il processo continua con la fase di maturazione e invecchiamento ancora in botti o barili di legno. Spesso vengono utilizzate delle barrique di legno pregiato. Il periodo minimo di invecchiamento è di 3 anni, ma può essere prolungato per molto più tempo. Terminata questa fase di cura e di lenta e paziente attesa, troveremo un prodotto con caratteristiche particolari. Il corpo può essere leggero o di alta densità, conferendo sensazioni vellutate e cremose. Tipico è il colore scuro, il gusto agrodolce, il contrasto tra spigolosità e rotondità. Tutto questo conferisce all'aceto balsamico di Modena IGP una grande versatilità, sia per gli appassionati di cucina che per la creatività dei grandi chef. Negli stellati e in tutti i ristoranti è di gran moda cucinare il piccione, ma io sono qua da 50 anni e è 50 anni che cucino il piccione. È la carne più utilizzata nella nostra zona e soprattutto nel centro Italia. Veramente parlare al nord e al sud di piccione qualche anno fa poteva sembrare un'eresia. Per preparare il nostro piccione noi abbiamo bisogno di, naturalmente, un piccione di grandissima qualità, superiore ai 500 grammi, aglio nero, sesamo nero, cipolle rosse, more fermentate che abbiamo fermentato noi naturalmente, aceto balsamico di Modena IGP. Ora ci spostiamo in cucina dove il mio sous chef Massimo De Innocenti si occuperà delle preparazioni. Innanzitutto bisogna fiammeggiare il piccione per togliere gli eventuali peluchi che sono rimasti e viscerarlo, pulirlo per bene perché è un volatile e la pulizia del piccione deve essere maniacale. Si lavano naturalmente, si tengono a sgocciolare e poi vengono tenuti in cella 4-5 giorni ad asciugare le carni, già glassati con la glassa che prepareremo noi. La base di questa glassa è il succo di more fermentato ed è semplicissimo ottenerlo. Si mescolano le more di rovo con una percentuale del 2% di sale, rispetto al peso delle more naturalmente. Dopodiché si possono mettere o sottovuoto o in un barattolo chiuso ermeticamente e si lasciano fermentare a temperatura ambiente per un periodo che va dai 7 ai 10 giorni. Chiaramente più fa caldo e più è veloce il processo di fermentazione.
Una volta pronte le nostre more vengono passate all'estrattore e ne ricaviamo così un succo scuro e brillante, al quale aggiungeremo aglio nero e aceto balsamico di Modena per ottenere la glassa in questione. Abbiamo deciso di utilizzare appunto l'aceto balsamico IGP di Modena per dare una spinta in più sia alla salsa che alla glassa che utilizzeremo, in modo da poter avere una parte di acidità e di dolcezza nello stesso tempo. La glassa darà una colorazione alla pelle molto particolare e alle carni naturalmente un sapore più intenso che poi sarà quello che si riscontrerà nel piatto. Quando parliamo di piccione, la pulizia, il trattamento delle carni e la lavorazione fanno parte veramente della tradizione della mia cucina e della Toscana in genere. Poi naturalmente stando in cucina con i ragazzi andiamo sempre alla ricerca di nuovi abbinamenti, di nuove cose da poter proporre, però quello che è alla base è la tradizione di come viene trattato il piccione e da lì non ci possiamo muovere. Mentre il piccione è in fase di marinatura si procede alla preparazione del fondo che accompagnerà il piatto. Tostiamo in casseruola le carcasse del piccione in modo che tutto il loro sapore e le loro proprietà rimangano in casseruola, mentre ne otterremo molto meno con una tostatura in forno. Si aggiungono poi sedano, carota e cipolla tagliate a pezzi e un po' di salvia e rosmarino per odore. Una volta appassite le verdure, bagniamo con acqua e ghiaccio per facilitare l'estrazione dei succhi della carne e lasciamo sobbollire per 5-6 ore. Togliamo di volta in volta le impurità che affiorano. Trascorso questo tempo si filtra, si sgrassa e si lascia ridurre fino alla consistenza desiderata, senza utilizzare nessun tipo di addensante. Il nostro piccione lo mettiamo in forno a 200 gradi per 5 minuti, intero, cotto sulla carcassa, perché cuocerlo sulla carcassa gli dà un sapore diverso, è più buono, perché naturalmente l'osso cede un gusto particolare e resta più umido perché la parte interna resta attaccata alla carcassa. Passati questi 5 minuti mettiamo a riposo il piccione sotto una fonte di calore, una lampada che abbiamo in cucina. La brace darà naturalmente un sentore di arrostito di fumo e intanto aiuterà a rendere la pelle più croccante, a scaldare ancora le carni, che naturalmente la cottura di questo piatto deve essere indispensabilmente al sangue, perché il piccione, essendo carne rossa, come carne rossa deve essere servita al sangue. Una volta che le nostre carni hanno trascorso quei minuti sulle braci, naturalmente smontiamo il piccione, togliamo le cosce, le ali e stacchiamo i petti dalla carcassa. E vengono glassati nuovamente. Nel piatto del piccione avremo degli spuntoni di una crema fatta con more fermentate, aglio nero e sesamo, tutto nero, delle more fermentate, ma devono essere quelle selvatiche, che sanno di mora, non quelle comprate che sanno di niente. Dei petali di cipolla rossa cotti in forno al cartoccio. Il petto viene tagliato in senso verticale e viene appoggiato nel piatto insieme al coscio e a una parte dell'aletta del piccione per utilizzare
il più possibile tutte le parti dell'animale. Al momento del servizio uniremo al nostro fondo una brunoise di aglio nero e un ultimo goccio di aceto balsamico di Modena. In accompagnamento al nostro piccione viene servito a parte un sedano rapa stufato in padella, poi glassato e passato anch'esso sulla brace. Sul nostro sedano rapa viene adagiato delle more fermentate e l'interiore del piccione, anch'esse passate sulla brace. Questo piccione è in carta adesso, se volete provarlo vi invito a venirlo a assaggiare e un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita.